Amici del Montefeltro, buongiorno, ben trovati, buon sabato, io sono Marco Petrullo, detto il Cerusico per gli amici di Montefeltro Wet Shaving. Come state ragazzi? Allora, visto che bella magliettina, grazie ai potenti mezzi di Decathlon, ovviamente non è un video sponsorizzato da Decathlon, come nessun video in questo canale è sponsorizzato perché noi tiriamo fuori gli sgay e basta. Siamo un canale non monetizzato e siamo fieri di questa cosa. Allora, scherzi a parte. Andiamo subito a parlare del video di oggi. Allora, video easy, tranquillo, chiacchierata fra amici. Però porto una cosina nuova, cioè non è nuovissima sul mercato, ma nel canale non era stata ancora portata. Ed è la piastra light si vede? Del Blackbeard. Vediamo se riesco a farvi vedere la scrittina light. Spero di sì, ok? Mannaggia, l'ha messa a fuoco, vabbè. Allora, questo è un rasoio che ho già da un pochino di tempo. Penso che il rasoio, diciamo, nella configurazione standard l'ho presi a settembre 2025 e la piastra light l'ho presa, sarà stata a dicembre sempre 2025 o giù di lì. Quindi ho avuto comunque modo di provare entrambe le piastre per parecchio tempo, perché comunque è un rasoio, soprattutto la piastra standard, che va un pochino capita. Quindi è una chiacchierata, diciamo, fra una sorta di confronto fra queste due piastre. Il sapone, una novità, si avvicina la primavera e sento già odore di Brasil, Carioca di Savon by Xaviero, che è un produttore cantinaro spagnolo. E questo è molto menta, eucalipto e vi è subito in mente un bel mojito a Copacabana. E infine, che ci abbiniamo? L'acquavelva, questa è quella spagnola, visto che il produttore è spagnolo, acquavelva spagnola. E infine, pennellino, rimaniamo nella penisola iberica con questo Tasso Semog, il 2040 HD. Bel pennellino. Presentati tutti i vari, diciamo, componenti del setup, io penso che mi posso sciacquare il viso e iniziamo subito la nostra sbarbatina. Un attimo. Oh, ecco qua. Allora, viso pulito, sciacquato, inumidito, barbetta di 2 giorni, ok? Che secondo me il Blackbeard Light, il suo terreno di caccia, è sicuramente barbe giornaliere o un giorno sì, un giorno no. Anche se su questo ne parliamo durante la sbarbata. Allora, cominciamo con ordine. Iniziano a salire le temperature, ma la Scatol ancora la uso con estremo piacere. Come vedete, il sapone è assolutamente nuovo, è una pasta abbastanza duro. Ingredienti: acido stearico, sebo de vaca, manteca de cerdo, non so che cazzo sia, scusate la parolaccia, YouTube mi perdoni, metto €1 nel barattolo delle parolacce, e va bene, dopo se volete vi metto linci con la foto, e anche per quanto riguarda la piramide olfattiva. Ma diciamo molto menta, sento prevalentemente menta, eucalipto, motivo per cui l'ho preso. Allora, perché io adoro queste fragranze balsamiche. È la prima volta che lo uso, quindi non sapendo come si comporta, io darei una bella zappettata al sapone. Ecco qua, facciamo così, dai. Questa qua, dai, questa cosa. Ve la peso, perché io ho anche il bilancino, quello... Scusate, esco dall'inquadratura. Aspettate, mi sentite? Va bene, abbiamo abbondato, sono 4 grammi, ok? Quindi schiaffo dentro la scatol. Diciamo, sembra una passatura, però in realtà poi andandola a schiacciare è meglio morbida, dai. Mettiamo qua nella scatol, puliamo questo e iniziamo. Prendiamo il pennellino, inglobiamo. Allora, vediamo come si comporta. Va, ovviamente pennello scarico d'acqua, non scarichissimo d'acqua. Comincio a lavorare. Ok, lavoro bene con le punte, Io penso che è arrivato il momento di aggiungere una goccia d'acqua. Ho una tazza con l'acqua bollente in zuppo. Continuo,
Allora, inizia a sprigionarsi tutta la Madonna, buonissima. Ma io l'avevo già provato, per questo avevo un sample. Ok, inglobato e finiamo di montare in viso. Inzuppo con dell'acqua bollente e inizio il montaggio. Allora, il Blackbeard Lite è nato, diciamo, il Blackbeard Standard è entrato in commercio, se ricordo bene, nel 2015. Ovviamente è un rasoio estremamente performante, molto performante, ma se saputo, diciamo, gestire, o comunque una volta che ci si è preso confidenza, comunque può essere utilizzato anche giornalmente. Però ha il Blackbeard Standard acqua bollente, ha comunque una sensazione di lama in viso importante, sensazione che magari non a tutti gli utenti piace, e quindi hanno deciso poi, col passare degli anni, ora non ricordo l'anno preciso in cui è entrato poi in commercio la piastra standard, ma se ricordo bene o 2021 o 2022, quindi hanno rivisto il progetto proprio per dare un'offerta di rasatura, diciamo, più non confortevole, però più alla portata di tutti. Diciamo, è di fatto una versione, per loro stessa ammissione, depotenziata della piastra standard, e quindi con minor blade fill e con una buona performance, e quindi dedicata a tutte quelle persone che non vogliono comunque quella sensazione di lama importante. Io qua sto continuando ad aggiungere un casino di acqua, come potete ben vedere. Gli ultimi ridocchi di acqua e basta, se no ci potrei stare altra mezz'ora qua a caricare acqua, però il video non lo possiamo far durare troppo. Ecco qua. Ci accontentiamo? Sì, ci accontentiamo. A posto, guardate, se partono le medaglie vuol dire che il montaggio è stato ben idratato. Togliamo l'eccesso. Ok, allora, rasoio, eccolo qui, lo armiamo, madonna che brutta parola poi in questo periodo storico. Allora, ci mettiamo una bella persona, lama che sempre piaciuta, una persona al secondo utilizzo, può essere vero, non è nuova, persona al secondo utilizzo, eccole qua, persona platino, e possiamo iniziare. Allora, ecco qua, come vedete, la barba di 2 giorni, insomma, non incute nessun timore a questo rasoio. Allora, molte persone però lamentano, allo stesso tempo, dicono che il Blackbeard Lite, sì, l'hanno depotenziato, però di fatto poi l'hanno, diciamo, hanno snaturato il progetto iniziale, quindi gli amanti del progetto iniziale, ovviamente, fra virgolette, schifano la piastra Lite, e allo stesso tempo quelli che non amano i rasoi troppo performanti schifano il progetto originale, quindi sono riusciti a creare una situazione divisiva all'interno dello stesso progetto. Avendo tutte e due le piastre, vi dico che sono contento di possederle entrambe. Perché? Perché questo è un rasoio zero sbatti, cioè comunque lavora in maniera egregia, ti porti a casa delle ottime sbarbate con una buona profondità, ma allo stesso tempo è un rasoio che si utilizza molto facilmente. Mi sentirei anche di consigliarlo a chi inizia, certo, visto il costo non lo farei, però messo in mano a una persona che inizia non vedo particolari problematiche. Mentre il Blackbeard Standard è comunque un rasoio che va capito, e una volta capito anche quello può essere utilizzato giornalmente con le dovute precauzioni, però anche quello può essere usato giornalmente. Mi sciacquo e facciamo la seconda passata.
Ecco qua. Allora, ha un'ottima scorrevolezza anche, cioè io sì, ho sciacquato il viso velocemente, ma praticamente potrei sbarbarmi anche con la scorrevolezza residua. Vado a rinzuppare acqua bollente. Allora, non ha mentolo dentro, però avendo gli estratti di menta piperita, quel brio di freschezza si sente veramente. Sono contento di averlo preso e per gli amanti del genere lo consiglio. Parola di Cerusi, che se non vi piace ve lo ricompro io, ecco, con lo sconto del 20%, però, va bene? No, scherzo. Allora, pizzichino d'acqua. Allora, questo connubio acqua calda, mentolino sotto, ci sta veramente bene. Come siamo strani. Ecco qua. Ole. Ecco qua. A posto. Allora, e andiamo alla seconda passata. Mi sciacquo le mani perché, ragazzi, è scivolosissimo, scivolosissimo. Ah, ecco, potrei usare l'allume come nel video dei Shaving Tips. Chi non l'abbia mai vista, abbiamo questa raccolta di Shaving Tips, questa playlist. Sono piccoli video, in realtà dedicati soprattutto a chi sta iniziando, per dargli qualche piccola nozione, senza che si vedano tutti questi video, sti cretini che parlano, no? Almeno quelli durano 2 minuti, 1 minuto, e si raccolgono qualche informazione per iniziare. Andiamo alla seconda passata. E quindi, come dicevo, la piastra standard comunque va capita, non è un rasoio intuitivo, non è un rasoio per tutti, però è un rasoio che nel momento in cui capisci come lavora, lo puoi usare anche giornalmente. È ovvio che lo puoi usare giornalmente se sei uno che ha una buona, se hai una pelle troppo sensibile, no. Se hai una buona ricrescita, ok. Se hai una ricrescita, insomma, così, no, perché comunque fa delle rasature decisamente profonde. Però, ripeto, io sono contento di averle entrambi, perché anche questo dà delle ottime sbarbate. La differenza principale è che con il Blackbeard standard, cioè almeno nel mio caso con il Blackbeard standard, 3 passate non me le posso permettere. Cioè, 3 passate, con la terza passata rischio di irritarmi. Comunque mi dà, cioè, ho visto che poi ti dai veramente la zappa sui piedi, nel mio caso. Quindi con 2 dove arrivo. Con questo la terza passata te la puoi permettere tranquillamente. I detrattori, chiamiamoli così, della piastra light spesso l'hanno un po' sminuita dicendo che è un 34C o un Mule R89 che costa tanto. Sarà così? Lo scopriremo alla terza passata. Aspettate. Allora, eccoci, se fosse stata una rasatura privata quotidiana, io mi sarei già fermato, cioè avrei chiuso via splash e tutti al lavoro. Ma visto che stiamo sul Montefeltro wet shaving, ci facciamo una terza passata veloce, così da fare le ultime considerazioni. Qua intanto ce n'è schiuma. Io ci metto ancora altra acqua. Aspettate che la passo un po' nella scatola. Ecco qua. Allora, sapone dalle doti meccaniche, insomma, ineccepibile. Diciamo che il movimento spagnolo sotto questo punto di vista sta dando grandi prodotti, Cioè, ecco, Xaviero, Albufera, Anami Soap, oltre, vabbè, i già noti Gioserra e Lodrino, però di fatto anche loro hanno iniziato come cantinari, chiamiamoli quelli cantinari, diciamo, che definisco quelli che stanno al di fuori dei circuiti ufficiali, anche se penso che in Spagna la normativa su questi prodotti sia un pochino più semplificata rispetto a quella italiana. Se è un bene o un male non lo so, questo tra virgolette non mi compete, de fatto stanno sfornando ottimi prodotti. Terza passatina. Allora,
quelli che dicono che è un Mueller R89, un 34C che costa di più. Che dirgli, oggettivamente mi sento quasi di dargli ragione, nel senso che comunque sia il risultato che io posso ottenere con la piastra light la posso ottenere tranquillamente con un Mercor 34C. Cioè, sarei ipocrita a dire che questo rasoio è più performante rispetto a un 34C. Quindi dici, allora che cacchio te lo sei comprato a fa? Perché mi piace, lo so comprato perché mi piace. Questo è in acciaio, c'ha il suo peso, c'ha il suo fascino e a volte le cose si comprano semplicemente perché ti piacciono. E quindi se vi piace il design di questo rasoio e vi piace e vi accontentate di questa profondità, cioè della profondità di un 34C, vai, compratelo praticamente a occhi chiusi. Qua l'ho fatto saltare un brufolino. Però rispetto al 34C è molto più divertente da utilizzare, perché comunque sia la cosa particolare di questi rasoi è che nella piastra standard è sicuramente molto più evidente che se giochi con l'angolo giochi con la profondità di taglio, quindi vai a dosare l'efficienza, la profondità di questi rasoi giocando fondamentalmente con l'angolo. Ok. Ok, qua sto facendo il pignolo, è proprio voglio arrivare a culetta del bambino, Ok. Ok, penso che ora ci siamo. Ancora qua un pochino. Ole! Allora, io direi che mi sono fatto un'ottima sbarbata. Sì, sono straliscio. Ragazzi, guardate la scorrevolezza, cioè, di questo sapone è spettacolare. Ti lascia uno strato scivoloso, cioè che puoi continuare, basta che inumidisci e puoi continuare a fare ritocchi. Sapone promossissimo. Mi sciacquo, splasciatona e considerazioni finali. Oh, eccoci qua. Perfetto, ci siamo belli sciacquati. Come al solito, passatina di allume. Raga, a me mi piace, lo so, a alcuni secca la pelle, però a me piace. Vediamo come va. Allora, qua pizzicore 0. Bagniamo un altro po'. Vediamo qua. Un pochino qui, però qua avendoci passato più di una volta, è andato un pochino più profondo. Però, insomma, ragazzi, niente di... Ecco qua, niente di esagerato. Prova al lume superata. Allora, mettiamo qua, poi dopo lo sistemiamo. Allora, facciamo agire qualche minuto come mio solito. Allora, che dire, concludendo tutto sto pippone, vale la pena comprare la piastra light o la piastra standard? Io vi dico, secondo me vale la pena comprarle tutte e due. Però, se volete, fra virgolette, la vera, prendendo in prestito questo motto da Fatip, la vera shaving experience del Blackbeard, e allora dovete prendere la piastra standard. Perché la light è un surrogato, è una versione depotenziata. Se già rasoi come l'Ambassador vi mettono in crisi come sensazione di lama, lasciate perdere la standard e allora spostatevi sulla light. Questo è il paragone che vi posso dare. Come profondità, ecco, la piastra light stiamo ai livelli di
un 34C usato, ma bene 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 ovviamente. Diciamo che il vantaggio è che con la piastra light raggiungi il risultato di un 34C anche usato un po' alla cazzo, mentre so 2 scusate, vado a mettere un altro euro, mentre con il 34C, insomma, per raggiungere un buon risultato devi stare, come dire, molto attento all'angolo, alle pressioni, insomma, sicuramente lo raggiungi con più facilità con la piastra light. Però se vi accontentate di quello, ecco, potete optare per quella piastra. Il mio consiglio è accattatevele tutte e due. Ovvio, non costano poco, però ogni tanto sul mercatino spuntano fuori e se siete appassionati di questi rasoi, secondo me è un investimento che vale la pena. Anche perché se comprati sul mercatino a buon prezzo, come fortunatamente è capitato a me, sono anche un po' degli assegni circolari, nel senso che lo compri a X, ma lo rivendi a Y, che è X meno magari 10 euro, ecco, proprio per invogliare, quindi c'hai magari rimesso 10 euro nel computo totale dell'acquisto, non è, diciamo, è poco, incide poco, ok? E niente, io che facciamo? Sì, ecco, la splasciata mi tolgo, scusate, mi ero perso nei meandri dei miei discorsi, mi tolgo l'allume, mi splascio, qua vedi che mi sono fatta, mannaggia, qua se insisto col contropelo sempre mi faccio dei red point. Allora, ecco, vabbè, togliamo. Ecco qua, tolto l'allume. E andiamo di splashata, ragazzi. Acqua velva spagnola che non cambia niente rispetto a quella che troviamo in Italia se non il packaging. Via via. Oh, madonna, la velva quanto è buona. Ragazzi, questa è la prima splashata con la velva dell'anno. Abbiamo aperto la stagione. Cioè, io ne consumo veramente ettolitri, quindi quello penso che sia la terza boccetta di velva che ho. E ce n'ho un'altra già aperta. D'estate vado avanti a velva, Mennen, Skin Bracer e uno della Nivea sempre al mentolo. Sti tre a rotazione. Ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo video, che insomma vi abbia dato delle notizie insomma che vi possano aiutare. E niente, vi aspetto sul gruppo Facebook, veniteci a trovare e iscrivetevi qui al canale e ci vediamo per un altro video, chissà, 2 settimane, un mese, chi lo sa. Ciao ragazzi, alla prossima!